Pronte per una nuova borsa super particolare, estiva ed originale? Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme una nuova borsa, un nuovo progetto super estivo, colorato, perfetto per la stagione in arrivo, ma ovviamente personalizzabile anche per le altre stagioni. Una borsetta in stile baguette veramente facilissima, con un punto super particolare che è valorizzato ovviamente dal cambio colore. Per questo progetto ho utilizzato il filato Inda Slim di Borgo dei Pazzi e sul sito gomitoli.com troverete il kit materiali completo per realizzare questa borsa, che comprenderà ovviamente sia filato che accessori utilizzati. Trovate il link nel box informazioni qui in basso. Nel kit non è inclusa la rete, ma potete utilizzare anche del feltro se lo avete in casa. Voglio farvi vedere la particolarità della lavorazione all'uncinetto, ma soprattutto la particolarità di questa chiusura veramente unica ed originale, che lascia tra l'altro intravedere la lavorazione all'uncinetto al di sotto. Quando ho visto questa chiusura me ne sono completamente innamorata. La trovate ovviamente nel kit materiali. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se questo progetto vi piace. Se lo realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto sul mio profilo Instagram così potrò ricondividerle. Ovviamente il progetto è completamente personalizzabile secondo le dimensioni che vi occorrono, perché comunque vi avanzerà il filato, quindi volendo ne potete fare anche più di una. E per quanto riguarda il manico, se per voi è troppo corto potete tranquillamente allungarlo mettendo magari un po' di catena, non è compresa nel kit. Io ho messo semplicemente dei moschettoni, ma comunque utilizzando della catena che abbiamo un po' tutti in casa possiamo tranquillamente allungare il manico e volendo possiamo anche applicare una tracolla, perché no. Inoltre vi comunico che se siete alla ricerca di uncinetti comodi e di buonissima qualità, sul sito gomitoli.com trovate gli uncinetti Knit Pro. Io ce li ho di tutte le dimensioni tranne le dimensioni più grandi, e per questo progetto ho utilizzato proprio il numero 3 e posso dirvi che sono veramente comodissimi, quindi vi consiglio di provarli. Magari vi lascio il link nel box informazioni. Comunque non mi perdo in chiacchiere, ho già spiegato tutto durante il tutorial, tra l'altro all'interno l'ho anche foderata. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial e supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo fantastico progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato 3 colorazioni di cordino Inda Slim, nello specifico fucsia, oro e verde chiaro. In totale credo di aver utilizzato circa 300 grammi. Un manico Inda intrecciato, una chiusura a girello, 2 moschettoni tondi, 2 ponticelli, rete che non sarà inclusa nel kit, uncinetto numero 3, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione del pannello. Siccome io l'ho già lavorato vi mostrerò un campioncino, ma vi lascerò indicato il numero di catenelle totali che dovrete lavorare insieme alla misura in centimetri. Quindi ci facciamo un cappio iniziale e ci andiamo ad avviare le nostre catenelle, che nel mio caso sono 45 per il progetto originale. Ora ne avvierò giusto un numero per farvi vedere il punto più che altro, visto che andrò a lavorare una variante del punto Suzette. Per lavorare questo punto io mi sono basata su un numero pari di punti, quindi ho lavorato delle catenelle dispari per appunto ottenere poi un numero di maglie pari. Quindi vado ad avviare le mie catenelle, che dovranno essere, come vi ho già detto, dispari,
Quindi ho avviato 19 catenelle per il progetto originale. Come vi ho già detto, abbiamo bisogno di 45 catenelle e dobbiamo comunque ottenere 21 cm e mezzo di lunghezza. Quindi se utilizzate un filato diverso, avviate delle catenelle che siano dispari arrivando a 21 cm e mezzo. A questo punto non dobbiamo fare altro che tornare indietro, ma partiamo direttamente con la lavorazione del punto, quindi non vado a fare la prima riga di maglia bassa, procedo lavorando nella seconda catenella una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa. Questo punto qui mi sostituirà la prima maglia alta, perché inizieremo la riga con una maglia alta e la termineremo con una maglia alta. Dopodiché inizio con la lavorazione del punto su set. Ovviamente sarà una variante perché ho invertito i punti, quindi vado a lavorare nel punto successivo, quindi questo, una maglia alta ed una maglia bassa nello stesso punto. Se volete lavorare il punto su set originale, invertite semplicemente i punti, lavorate prima la maglia bassa e poi la maglia alta. Saltiamo un punto perché altrimenti andiamo a creare un aumento, andiamo nel successivo e ripetiamo una maglia alta ed una maglia bassa nello stesso punto. Di nuovo saltiamo il punto successivo, andiamo nel prossimo e lavoriamo una maglia alta ed una maglia bassa e ripeteremo questo procedimento fino ad ultimare la riga. Bene, ci ritroveremo con le ultime 2 catenelle, la successiva ovviamente la saltiamo perché abbiamo appena lavorato la maglia alta e la maglia bassa nello stesso punto e andiamo ad ultimare la riga lavorando una maglia alta nell'ultima catenella disponibile, in questo modo. Questo sarà il risultato della prima riga. A questo punto dobbiamo andare a cambiare colore. Ovviamente se volete realizzare il pannello tutto di un colore potete farlo tranquillamente. Quindi io vado a prendere il colore verde e per cambiare colore in maniera veramente super facile ma soprattutto invisibile allunghiamo un po' questa asolina, andiamo ad inserirci con l'uncinetto in queste 2 asoline qui, in questo modo. Prendiamo il filo che dobbiamo agganciare e lo facciamo passare attraverso queste asole. Volto il lavoro una maglia bassa nel primo punto perché ora devo alzare il lavoro, quindi lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa come facciamo di solito, quindi lavoriamo normalmente. Dopodiché vado a tirare questo filo, quindi come potete vedere ho agganciato perfettamente il lavoro e non si sfila. Questo poi lo andremo a nascondere alla fine, quindi si creeranno tante codine perché io taglierò il filo ad ogni riga, ma poi le andremo a nascondere e bloccare alla fine del pannello. A questo punto dobbiamo semplicemente andare a lavorare una maglia alta nel punto successivo ed una maglia bassa nello stesso punto, quindi riprendiamo sempre con la lavorazione del punto su set, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo di nuovo una maglia alta ed una maglia bassa e procederemo in questo modo per tutta la riga. Quando avremo ultimato anche questa riga, ovviamente resteremo sempre con gli ultimi 2 punti, il penultimo lo saltiamo e andiamo a lavorare una maglia alta nell'ultimo. E questo sarà il risultato. Ovviamente ora dobbiamo di nuovo cambiare colore. Io alternerò oro, verde, oro, fucsia, quindi tra il verde e il fucsia ci sarà sempre l'oro che staccherà. Il cambio colore è sempre lo stesso, quindi semplicemente si alza la solina
poi ovviamente si può tagliare il filo, io qui l'ho tagliato, poi si va a nascondere alla fine come vi ho già detto, si inserisce l'uncinetto in queste due asoline qui, si prende il filo e si fa passare attraverso queste due asole, poi si volta il lavoro e si ricomincia sempre nello stesso modo. Facciamo le 2 maglie basse iniziali per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, poi si tirano i fili perché tanto comunque sono bloccati, questo un po' meno, ma comunque tranquille perché non si sfila nulla. Poi si procede sempre nello stesso modo, maglia alta e maglia bassa, si salta un punto, si va nel successivo e di nuovo maglia alta e maglia bassa e così via per tutto il lavoro e per tutto il pannello. Qui in alto troverete il totale di righe di lavorazione insieme alla misura in centimetri che sarà la lunghezza di tutto il pannello. Quindi si procede in questo modo alternando i colori. Questo progetto è perfetto anche per smaltire tutti gli avanzi, quindi se avete degli avanzi potete utilizzare anche quelli. Preciso però che io ho studiato questo progetto per questa tipologia di filato, quindi magari nei prossimi passaggi potreste magari trovare difficoltà con una tipologia di filato diverso, ma comunque vi lascio sempre delle misure di riferimento, quindi potete far fede a quelle. Comunque, detto questo, terminiamo il nostro pannello e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutto il nostro pannello, io ho lavorato in totale 51 righe alternando ovviamente i colori ed ho ottenuto un pannello di 35 cm e mezzo, quasi 36 per 22 cm. Ovviamente le dimensioni potete personalizzarle secondo i vostri gusti e come potete vedere ho tutti questi fili che ho già annodato, devo andarli a tagliare e poi li sigillo per bene bruciandoli con l'accendino. Quindi vado a fare questa operazione così posso poi tranquillamente dirvi come ho suddiviso le parti del mio pannello, quindi la zona del fondo, la zona della patella. Quindi come potete vedere ho fatto tutti i nodini, ho annodato per bene tutti i vari fili, li taglio. Non preoccupatevi di essere precisi perché tanto poi dobbiamo andare a fare il giro di rifinitura, quindi resterà tutto ben nascosto. Quindi una volta che avete tagliato i vari fili, poi se avete dei metodi alternativi potete utilizzarli tranquillamente, io mi trovavo comoda in questo modo, li vado a bruciacchiare in modo da sigillarli per bene, così non si sfileranno. E ripeto lo stesso procedimento per tutti i vari fili che ho lungo il pannello. Quindi questo è il pannello tutto pulito, qui devo semplicemente andare a fissare il filo perché ho tagliato il filo una volta terminata la lavorazione, anche se devo andare a contornare, però ho preferito tagliare il filo, quindi questo poi lo vado semplicemente a bloccare tra le maglie ed ora voglio mostrarvi come ho suddiviso le varie parti. Quindi mi sono messa di marcapunti per segnarmi la zona del fondo e lo stacco tra parte retro e patella. Vi darò ovviamente le righe che ho lavorato, ma principalmente la misura in centimetri. Quindi per quanto riguarda la parte frontale ho contato 15 righe e ho messo i marcapunti. Queste 15 righe corrispondono esattamente a 10 cm e mezzo. Dopodiché ho la parte del fondo, quindi la profondità che ho deciso di dare alla mia borsa, ma potete variare tranquillamente queste misure aumentando poi il numero di righe del pannello, quindi le righe totali. E nel mio caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e corrispondono esattamente a 4 cm e mezzo. Dopodiché ho segnato semplicemente la parte retro, quindi corrisponderà esattamente alla parte frontale, ho 15 righe che corrispondono esattamente a 10 cm e mezzo. Dopodiché questa corrisponde alla parte della patella e potete comunque variare
tutte le misure che vi ho dato, perché sono indicative e sono quelle che io utilizzo, ma se voi preferite dare una dimensione, una profondità diversa alla vostra borsa, potete tranquillamente variare le misure. Quindi a questo punto, una volta che ci siamo segnati più o meno le varie parti, andiamo a rifinire il nostro pannello. Quindi io vado a fare un giro di rifinitura tutto a maglia bassa con il colore che per me sarà quello principale, ovvero il color oro. Quindi vado un attimino a fissarmi questo filo, poi mi aggancio e vado a rifinire tutto il bordo. Ovviamente vi mostrerò il passaggio iniziale e poi vi lascerò continuare da sole. Quindi mi prendo il mio cordino, faccio un cappio, mi tengo il filo ovviamente sull'uncinetto, possiamo agganciarci in un punto qualsiasi, io mi aggancerò qui nell'angolo, inserisco l'uncinetto nel primo punto disponibile e vado a lavorare la prima maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare nell'angolo. Dunque mi ritrovo nella maglia d'angolo, lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto, in questo modo. Dopodiché mi ritrovo sul lato più lungo dove ho le maglie alte. Per ogni riga colorata, io me ne rendo conto perché ho tutte righe colorate, quindi si differenziano. Comunque per ogni riga di lavorazione andremo a lavorare 2 maglie basse. Quindi io qui ne ho già lavorata una, ne lavoro un'altra sempre su questa maglia alta. Poi mi sposto sulla riga fucsia e ci lavoro sempre 2 maglie basse, una e 2. Poi ho di nuovo la riga oro e lavoro sempre 2 maglie basse, riga verde 2 maglie basse e continuo in questo modo ovviamente per tutto il pannello, ripetendo l'aumento in ogni angolo formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Ovviamente per gli altri punti sempre una sola maglia bassa, calcolando 2 maglie basse per ogni riga di lavorazione per quanto riguarda i lati più lunghi, che potrebbe essere un po' più complicato tra virgolette per le principianti, però comunque come vi ho spiegato andiamo a lavorare 2 maglie basse per ogni riga. Quindi rifiniamo tutto il pannello e poi ci vediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo rifinito tutto il pannello possiamo tranquillamente andare a tagliare il filo. In quest'angolo non ho fatto la catenella perché sarà sostituita dall'asola di chiusura. Ovviamente io non ho già incorporato la rete, ma la andrò a fissare ora cucendola proprio a mano, ma se preferite velocizzare il lavoro potete tranquillamente fissarla nel mentre che rifinite tutto il pannello. Quindi mentre lavorate tutto il contorno del pannello a maglia bassa entrate anche nei quadratini della rete. Ovviamente se irrigidite con il pannello di feltro questo non sarà necessario, quindi rifinite come ho fatto io e poi successivamente andate ad irrigidire il pannello. Quindi io a questo punto taglio il filo e chiudo con asola di chiusura nel primo punto. A questo punto vado a posizionare il mio pezzo di rete che ho già precedentemente ritagliato secondo le misure del mio pannello all'uncinetto e lo vado a fissare con delle mollette, con quello che volete, delle pinze, giusto per tenerlo fermo. Una volta posizionata andiamo a fissare il filo. Io utilizzerò il color oro che è il colore principale della mia borsa. Lo vado a fissare ovviamente all'interno facendolo passare tra le maglie.
e poi vado a cucire la mia rete entrando ed uscendo dai fori della rete e dal corpo borsa, quindi dal pannello, ovviamente cercando di fare dei punti nascosti perché al di fuori non si deve vedere. In alternativa possiamo utilizzare anche del filo di nylon, ma assicuriamoci comunque di tenere questo bordino libero perché poi dobbiamo andare a foderare la nostra borsa. A questo punto ci occupiamo della fodera, quindi prendiamo il nostro pannello, andiamo a prenderci un pezzo di tessuto che ritaglieremo delle stesse dimensioni del pannello all'uncinetto, lasciando circa 1-2 cm di margine per le cuciture. Prima di andare a foderare però dobbiamo andare ad applicare il girello sul pannello della borsa perché altrimenti dopo non lo possiamo più applicare. Quindi come avrete notato io qui ho messo dei marcapunti che mi vanno a segnare comunque le varie parti, quindi questa è la parte frontale, questo è il fondo e questo è retro e patella. La mia borsa sarà chiusa in questo modo, la chiusura sarà posizionata in questo modo. Per fare un lavoro più preciso potete andarla direttamente ad applicare e poi rimuoverla. Vado ovviamente a misurare se ho la stessa misura su entrambi i lati, ho 7 cm e mezzo su entrambi i lati e vado a fissarmi degli spilli per segnarmi i punti in cui devo applicare il girello. Devo quindi far passare le alette all'interno della rete. Quindi una volta applicato il girello andiamo a posizionare la griglietta all'interno e andiamo a chiudere le alette. Possiamo aiutarci con delle pinze. Dopo aver fatto questo passaggio possiamo foderare, quindi ci prendiamo il pezzo di tessuto che abbiamo già ritagliato e lo andiamo a fissare con degli spilli lungo il bordo. Fissata tutta la fodera, a questo punto non ci resta che cucire. Quindi andiamo a cucire tutto il tessuto e poi ci rivediamo. Una volta che avremo foderato tutto il pannello possiamo procedere con la cucitura dei laterali. Ora ci occupiamo dei laterali, quindi parto dal colore fucsia, ma ovviamente voi potete utilizzare i colori che preferite, e vado a farmi un cappio ed avvierò 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Queste 4 catenelle corrispondono a circa 2 cm. A questo punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, quindi esattamente da qui, vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella, quindi in questo caso avrò 3 punti di base. A questo punto volto il lavoro e procedo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa, quindi lavorerò una maglia bassa in ogni punto sottostante e questo procedimento lo andrò a ripetere per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente lo schema che vi sto proponendo è studiato per questo filato, quindi per questo spessore di filato. Se utilizzate un filato diverso dovrete comunque adattarlo al filato appunto che utilizzate, potete comunque magari seguire le misure in centimetri. Quindi procedo in questo modo fino a raggiungere il totale di righe che ho lasciato indicato. Bene, ho lavorato 12 righe che corrispondono a 5 cm.
A questo punto taglio il filo, lo tiro fuori, lo andrò poi a nascondere successivamente. Vado a prendere il colore di base, che nel mio caso è il color oro. Faccio un cappio e mi tengo il filo sull'uncinetto, mi aggancio esattamente qui nel punto centrale e lavoro una maglia bassa. A questo punto io devo iniziare a girare intorno a questo piccolo pannellino che ho lavorato in righe di andata e ritorno, e devo fare anche gli aumenti negli angoli, quindi proprio qui dove ho chiuso vado a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, sempre nello stesso punto, e vado a mettere proprio il marcapunti qui dove ho fatto l'aumento. In questo modo saprò che nei giri successivi devo fare comunque l'aumento sempre in questo punto. Ora procedo semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi per ogni riga corrisponderà una maglia, fino ad arrivare nel prossimo angolo. Qui nel punto d'angolo vado a ripetere lo stesso procedimento, quindi lavoro 2 maglie basse nello stesso punto e vado a posizionare il marcapunti proprio nel mezzo. Ripeterò questo procedimento in ogni angolo, mentre per i restanti punti lavorerò semplicemente una maglia bassa, quindi in questo caso lavoro una maglia bassa, poi ho l'altro angolo dove lavoro 2 maglie basse, una e 2, posiziono un marcapunti e continuo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Qui ho l'ultima maglia d'angolo da lavorare, lavoro 2 maglie basse, 1 e 2, posiziono il marcapunti nel mezzo, poi chiudo con una maglia bassissima in costa retro, quindi vado a prendere solo la metà catenella esterna in questo modo e lavoro una maglia bassissima, poi prendo tutta la maglia e riprendo il mio giro, quindi lavoro una maglia bassa nel punto successivo, poi ho il marcapunti, lo tolgo e proprio in questo punto vado a lavorare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e riposiziono il marcapunti proprio nel mezzo, quindi diciamo nella seconda maglia. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al prossimo marcapunti, dove ripeterò lo stesso procedimento, quindi lavorerò un aumento in ogni marcapunti. Qui ho di nuovo il marcapunti, lo tolgo, lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse, 1 e 2 e riposiziono il marcapunti nel mezzo. Continuo, lavoro una maglia bassa nei punti successivi e quando incontro il marcapunti so che comunque devo lavorare l'aumento. Procederemo in questo modo per tutti i giri successivi. Calcolate comunque che io cambierò colore ogni 3 giri, quindi ora vado ad ultimare questo secondo giro con il color oro, ne farò un altro sempre con lo stesso colore e poi andrò a cambiare con il verde. Farò altri 3 giri, ovviamente sempre facendo gli aumenti nella stessa posizione, quindi questi sono gli unici aumenti che lavoreremo per ogni giro, quindi 4 aumenti per giro. Come vi dicevo, dopo questo colore cambierò con il verde, farò altri 3 giri e poi di nuovo altri 3 giri con il color oro e in quel caso poi ultimerò. Vi lascio indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare insieme alla misura in centimetri, nel caso si utilizza comunque un filato diverso. Io vi consiglio di utilizzare lo stesso filato che sto utilizzando io per non trovare difficoltà nella lavorazione della borsa, anche perché questo filato si presta bene per questo tipo di progetto, perché essendo molto sottile il disegno viene perfetto, preciso e davvero molto bello. Comunque vi lascio tutte le indicazioni qui sul video e ci rivediamo al termine.
Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri, ho tagliato il mio filo, vado a chiudere con asola di chiusura. Quindi ricapitolando, ho lavorato un pannellino in righe di andata e ritorno con il colore fucsia e poi sono andata a lavorare 9 giri tutti intorno alternando oro e verde, ma ovviamente potete personalizzare secondo i colori che utilizzerete voi. Ho lavorato quindi un laterale di circa 13 cm per 9. Lavoreremo anche l'altro laterale nello stesso modo e poi lo andiamo a cucire sul pannello. Dunque ho già cucito un laterale, l'altro lo cuciamo insieme, qui devo ancora nascondere i fili. Tra l'altro non riesco a capire perché il laterale, nonostante abbia fatto gli aumenti perfetti, sia venuto un po' stortino, ma questo è per farvi capire che anche a me non vengono le cose perfette. Voi mi dite: a te viene tutto perfetto, tutto preciso? No, in realtà assolutamente no, ma voglio mostrarvi come vado a risolvere il problema e comunque camuffare il tutto, anche perché anche questo era venuto un po' stortino e guardate come risulta essere perfetto, perché poi prende la forma man mano che andiamo a cucirlo. Quindi cosa facciamo? Lo andiamo a fissare regolandoci un po' con gli angoli, quindi io mi tiro una linea immaginaria, non vado a prendere l'aumento perché, come avrete notato, comunque non è venuto preciso, e lo vado a fissare nel punto d'angolo. Poi, senza contare i punti perché non combaciano, noi ci andiamo a regolare con la misura in centimetri e corrisponde, lo andiamo a fissare man mano dove ci sono i marcapunti che abbiamo fissato sul pannello per suddividere le varie parti. Questo anche per tenerlo fermo, e ripetiamo questo passaggio un po' per tutti i punti, quindi ce lo andiamo un po' a fissare. Quindi a questo punto mi prendo il cordino oro, nel mio caso, che è il colore principale, lo lascio un po' più lungo, ce l'ho ancora collegato al gomitolo, ma ora mi vado ad agganciare proprio subito nel punto da cucire. Quindi mi inserisco nei 2 punti marcati in questo modo, rientro negli stessi punti, poi qui lo taglio un po' più lungo e lo vado a bloccare alla fine. Non andrò a cucire punto per punto, ma seguirò semplicemente i vari punti, quindi qui in questo caso combaciano, quindi li vado a fissare, ma nel caso non combaciano non è un problema, l'importante è andarlo a cucire seguendo comunque i punti che abbiamo fissato, quindi la misura in centimetri. Per esempio in questo caso questo punto qui, quello che devo andare a cucire ora, che combacia con 2 punti, vedete? Io vado direttamente nel secondo, in questo modo, e procedo. Anche in questo caso vado direttamente nel secondo perché combacia con 2 punti, salto uno e vado nel successivo. Se i punti combaciano li fisso insieme, altrimenti vado a sfalsare. L'importante è comunque cucirlo dritto. Noi ogni tanto controlliamo anche i punti che abbiamo marcato per tenerlo sempre fisso e andiamo a cucire tutto il nostro laterale in questo modo. Io anche l'altro l'ho cucito in questo modo e come potete vedere il risultato è perfetto, quindi poi prende forma da solo. Se volete foderare anche i laterali dovete farlo prima di questo passaggio, ovviamente. Quindi ora andiamo a cucire tutti i laterali e poi ci rivediamo al termine. Terminata la cucitura, guardate, come vi avevo detto, viene tutto alla perfezione. A questo punto vado a fare una doppia passata nell'ultimo punto
poi mando il filo all'interno e lo vado a bloccare tra le maglie, quindi lo faccio passare qui tra le maglie del laterale. Vado a bloccare e nascondere nello stesso modo anche tutti gli altri fili, quello iniziale lo porto dentro e lo fisso allo stesso modo. A questo punto non ci resta che applicare l'altra parte della chiusura sulla patella, quindi qui ci sono le viti, svidiamo e andiamo ad applicarla al centro, facendola combaciare ovviamente con il girello. Quindi con degli spilli mi sono segnata la posizione. Ora devo fare in modo di far uscire queste due parti dalla lavorazione sul bordo. In questo modo poi riposizioniamo al di sopra. Se preferite potete anche andare a lavorare un piccolo rettangolino all'uncinetto. Io al momento lo lascio così perché secondo me regge. Magari ci andiamo a mettere anche un goccino di colla sul bordo, così resta fisso, non va da nessuna parte. E iniziamo ad avvitare. Questo sarà il risultato, poi si va a chiudere in questo modo. Ultimo passaggio è l'applicazione del manico. Io andrò ad applicare innanzitutto il ponticello sul laterale. Ovviamente all'interno si vedrà la griglietta, ma possiamo nasconderla creando un piccolo rettangolino all'uncinetto e cucirlo proprio sopra le alitte, oppure in alternativa anche un pezzetto di feltro. Io poi al momento la lascerò così, quindi lo andiamo a posizionare proprio al centro facendo passare le alette attraverso la lavorazione. Applichiamo la griglietta e andiamo a piegare le alette. Possiamo aiutarci anche con una pinza. Ripetiamo lo stesso passaggio anche sull'altro lato e si va ad applicare il manico. Possiamo applicarlo sia con i moschettoni che sono già sul manico, oppure per allungarlo un pochino possiamo utilizzare dei segmenti di catena. Io utilizzerò un moschettone, quindi applico il moschettone all'interno del moschettone del manico e lo fisso poi al ponticello. In questo modo ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato e una volta applicati tutti gli accessori questo sarà il risultato finale, una borsetta baguette super estiva e colorata, perfetta anche comunque per tutte le stagioni se andiamo a cambiare colore, ma un modello veramente particolare. Sono super soddisfatta del risultato, soprattutto per questa chiusura veramente fantastica e particolare che lascia intravedere la lavorazione all'interno. Trovate il kit materiali completo sul sito gomitoli.com, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Comunque un progetto veramente particolare, può sembrare un po' difficoltoso ma vi assicuro che è veramente molto semplice, perfetto anche per le principianti che vogliono mettersi alla prova con un progetto un po' più elaborato, ecco, ma non difficile. Potete personalizzare il manico se per voi è troppo corto, perché io l'ho realizzata proprio in stile baguette. Le baguette di solito hanno questo manico corto e sono molto lunghe. Io non ho abbondato con la larghezza, però diciamo che ho un po' ripreso le dimensioni dello stile baguette. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate ed ovviamente se la realizzerete mandatemi le foto sul mio profilo Instagram così potrò ricondividerle. Ovviamente continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial ovviamente. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!